Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente in questo nuovo video. Vado avanti con la costruzione del plastico e ho preso una decisione saggia. Il momento è difficile perché è cominciato il freddo e oltretutto abbiamo questa instabilità momentanea della situazione del Covid, si sa come muoversi eccetera eccetera, quindi per ovviare a tutti questi problemi ho deciso di portarmi il plastico a casa. Siccome casa mia, pur essendo abbastanza grande, non ha spazio per ospitare un plastico del genere tutto intero, ho deciso di portarlo a moduli. Ovviamente appunto questo non è un plastico del tutto modulare proprio nello specifico, ma è un plastico statico suddiviso in moduli che non sono proprio moduli veri e propri, che comunque sono alla fine, tutto sommato, scusate il giro di parole, ma alla fine sono comunque moduli, non rispettano diciamo le normative NEM, anche perché appunto non serve in quanto non è un plastico che deve andare in alcune fiere, non è un plastico che dovrà girare, ma un plastico che dovrà essere poi messo in una casa stabile, fisso. Detto questo, ho preparato i tagli già pronti. Qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti nel video precedente di ricordarmi di tagliare in mezzo, l'avevo già fatto, non l'avete visto nel video, ma comunque ovvio, è tutto un modulo. Ora mi preoccupo di sganciare il modulo E, che è quello là in fondo, e così me lo porto a casa e comincio e lo finisco. Prima di farlo ragazzi devo fare il foro, qui il buco praticamente per poter inserire il motorino sotto plancia dello scambio, quindi faccio il taglio qui in magazzino e fatto questo posso portarmi il modulo a casa. Ragazzi, sono pronto per sganciare, portiamo via il modulo. Wow, let's go! Eccoci qua ragazzi, pronti per la partenza. Io direi che questa postazione è anche assai più comoda, posso fare tutto, quindi non ho problemi di umidità, freddo, eccetera. In più non mi devo spostare da casa. Quindi, come avete potuto capire, mi sono portato il modulo a casa. Questo è il modulo che appunto poco fa era attaccato al plastico e posso completarlo. Quindi, realizzazione della prima parte della stazione bassa, fatta da 2, 4, 6 tronchi. Poi dovremo fare la parte di qua, che adesso appunto non farò in questo video, ma è la parte rialzata, quindi la parte della alta velocità, che faremo poi in un seguente video, anche perché dovrò prepararmi i portali, faremo un sacco di cose belle ragazzi, li vedremo insieme, faremo i portali fatti in mattoncino con le ulite, ve lo farò vedere. Quindi per questo lavoro mi sono preparato base di legno già pronta, listarelle di eulite già tagliate e incollate nell'altro video, se non avete visto trovate il link in descrizione oppure guardate la playlist. Prima, come avete potuto vedere, mi sono fatti i tagli per i motorini sotto gli scambi. Sapete benissimo che ci va il motorino, io per una questione di realismo tendo a nascondere il motorino sotto la plancia, quindi in modo da nasconderlo sotto il plastico. Utilizzerò i motorini della Pico, sono comodissimi, sono straordinari. In più mi sono procurato un'altra scatoletta di giunti metallici, anche se poi dopo io, quando avrò completato il plastico, in alcuni punti darò dei colpi di saldatura. Ho preparato della carta vetrata per dare un colpetto sul fungo del binario qualora dovesse servire. Pronto il Dremel, che ce l'ho qui, per tagliare i flessibili. Come detto nel precedente video, questo plastico sarà tutto ed esclusivamente fatto con flessibili e scambi, quindi non utilizzerò nessun tipo di geometria se non il flessibile, quindi farò anche gli R9, gli R4, gli R3, gli R2, li farò totalmente a mano. Cosa assai più importante di questo video, che praticamente rapprende tutta la bontà del video, è questo bicchiere di Bonarda che berrò alla vostra salute durante il video. Salute! Allora ragazzi, qui ho preparato i buchi, non tolgo le ulite perché così ci posso appoggiare sullo scambio e non far cadere la massicciata quando andremo a metterla, però ci prepariamo il tutto a dima. Come potete notare qua siamo proprio all'estremità dello scambio e quindi qua dovrò creare col flessibile un piccolo pezzettino fatto a mano. Questo tronco che vedete è stato già bloccato, ok? È già pronto, addirittura è stato già appoggiato e incollato col Vinavil, quindi le traversine di legno sono state, che in realtà fingono di essere di legno ma in realtà sono di plastica, sono state incollate direttamente sulle ulite, ok? Quindi questo diciamo che è già pronto, anche se mi manca ancora questo pezzettino qua in fondo che faremo tra poco. Ma ora parto ragazzi, buona visione. Qua dobbiamo cercare di essere il più precisi possibile. Utilizzerò, non l'ho detto prima, forse delle puntine da disegno per bloccarmi momentaneamente i binari, in modo da averli più o meno fermi. Direi che voglio farmi per primo questa parte perché è quella più complicata di tutto il modulo, perché ci sono appunto delle giunture piccoline e poi sugli scambi dobbiamo stare molto attenti ragazzi. Allora qua sono abbastanza preciso, i due punti dell'appoggio del motore sono esattamente centrati nel foro che c'è sotto, quindi sotto il motore ci sta la grande e anche da questa parte. Perfetto. Allora facciamo subito il pezzettino piccolo che va qui, così blocchiamo questa zona. Ok,
Ora ci appoggiamo l'altro binario, spingiamo e mi porto indietro leggermente le traversine, che più di tanto non posso portare indietro. Vi ricordo che le traversine che andiamo a tagliare le conserviamo per metterle poi sotto prima di mettere la massicciata, ma poi ve ne accorgerete dopo. Tagliamo, ragazzi. Qua siamo obbligati a togliergli una traversina proprio perché altrimenti dopo non avremo la possibilità di far innestare l'altro modulo a fianco con i giunti metallici. Diamo un colpetto di carta vetrata giusto sulla testata del fungo perché c'è qualche piccola impurità, ma roba di niente. Per verificare vado a innestare un giunto, così verifico se entra, diciamo, in maniera perfetta. Ok, test positivo, quindi a posto. Ok raga, qua è tutto a posto. L'unica cosa che voglio ricordarvi è che lo scambio e anche quest'altro saranno gli ultimi ad essere incollati, in quanto finché non gli metto il motore sotto plancia non posso farlo. Siccome gli adattatori per il motore sotto plancia sono stati ordinati e non sono ancora arrivati, non posso farlo subito, altrimenti l'avrei fatto immediatamente, l'avrei piazzato sui motori, già ce li ho, mi mancano gli adattatori, roba da 3 euro, 4 euro. Ok, prepariamoci quest'altro pezzettino, andiamo a innestarlo. Qualcuno di voi mi ha chiesto come pulire i binari, farò un video dedicato a questo perché c'è tanta disinformazione fatta anche purtroppo da gente del settore che utilizza ancora oggi nel 2020 prodotti chimici sui binari in nickel cromo che non servono. Ovviamente questi binari, per esempio, che sono stati sollevati prima e sono rimasti per qualche giorno e anche qualche notte all'interno del mio garage, hanno subito dei processi di umidità e quindi ovviamente creano poi a fare quel nero sopra, l'ossido, ok? Quello va levato semplicemente con un panno di cotone, come questa maglietta che indosso dalla Fruit of the Loom. Usate il cotone puro e vedrete che verranno lucidi e nuovi senza nessun prodotto chimico, ma poi farò un video apposta perché alcuni binari invece necessitano di altri trattamenti e poi va in base anche allo stato del binario, perché ovviamente tanti magari riescono a recuperare dei binari andando, che ne so, a delle fiere di scambio o dell'usato e alcuni binari sono devastati, quindi bisogna capire che cosa c'è da togliere sopra i binari, ecco, che sia chiaro. Ok, andiamo a bloccare questo qui, mi sembra abbastanza dritto, non tanto. Andiamo al taglio anche di questo pezzetto. Tolgo gli occhiali perché senza occhiali vedo meglio. Ecco qua. Anche qui andiamo a togliere l'ultima traversina per permettere l'ingresso dei giunti. Gli diamo una grattatina perché gli serve. Il test con il giunto metallico per vedere se è tutto a posto, anche se poi ragazzi sono lavori che potete fare anche dopo, non è un problema. Quando è il momento dell'assemblaggio finale tutte piccolezze vanno fatte. Ok, qua è perfetto e qua è pure. Beh, sapete, se tagliate bene non avrete mai problemi, cioè se il taglio viene fatto già dritto in partenza non vi troverete mai male. Qua è tutto perfetto, tutto bloccato. Ok, direi che questo è andato a buon fine. Allora, è arrivato anche il momento di un altro sorsetto di vinello che ci aiuta molto. Dunque, questi possono stare qui. Questa zona non la incolliamo ancora perché poi verrà sollevata, appunto come dicevo prima, per mettere il motorino, e andiamo avanti da quest'altra parte con il prossimo flessibile. Prendiamone uno nuovo, innestiamo il flessibile nuovo. I flessibili della Pico sono straordinari, ragazzi. Ok, andiamo a innestarlo e mano a mano andiamo a bloccare con le puntine per avere più o meno dico, la possibilità di tenerlo già dritto. Ok, non è facile, ragazzi, i flessibili vanno lavorati in un certo modo
Ok, io amo per esempio come lo fanno gli americani, loro utilizzano proprio, come ho fatto vedere nell'altro video, la rondella che ho utilizzato per tenere bloccato i binari, con l'avvitatore li bloccano proprio per averli già dritti. Però a me non piace farlo semplicemente perché se devo farlo su grandi spazi estesi è un conto, ma in un piccolo modulo del genere mi sembra un po' eccessivo. Gli diamo questo colpetto giusto che serve per staccare un po' le traversine che magari sono un po' stortine e creano blocchi. Ok raga, andiamo avanti. Blocchiamo più o meno una puntina ogni 10-15 cm in base alla tipologia di flessibilità del binario. Questo è abbastanza flessibile, quindi si muove molto. Okay, anche qua mettiamo un altro e poi ora vado a verificare se comunque sta venendo dritto. Ecco qua, questo per esempio non è molto dritto e lo sistemo. Perfetto. Anche se ragazzi neanche in real life esistono i binari dritti, comunque un po' di esatto, adesso abbastanza dritto. Questo è un lavoro che poi va fatto diciamo nella fase finale, quando metteremo la colla deve essere qua più o meno impeccabile, cercare di essere più precisi possibile perché è la fase in cui dopo poi non li puoi più sollevare. Diamogli un colpo di carta vetrata, giusto un colpettino perché il taglio comunque, ripeto, è abbastanza perfetto. Facciamo un controllo. Ok, io direi di andare all'incollaggio di questo. Allora vi faccio vedere questa tecnica, è una tecnica semplicissima, basta stendere il binavil e col dito andiamo a spalmarlo. Deve diventare semplicemente come se fosse un nastro biadesivo. Non dobbiamo andare a mettere la colla sulle traversine, è ben diverso. Creiamo una situazione del tipo sinusoidale. Alright. Fatto. Rimettiamo il tappo altrimenti poi si indurisce tutto. Mettiamo via. Colpo di dita su tutte le ulite. Lo so che vi piace sentire questi rumori e quindi io lo faccio apposta a fare il video ASMR, no? Alright. Steso il tutto, prendiamo il nostro binario tranquillamente e lo appoggiamo sopra. Vedete che già farà un effetto ventosa. Ok? Quindi andiamo a innestarlo. Abbiamo già ottenuto l'effetto ventosa. Vedete, questo è comodissimo perché noi man mano che appoggiamo andiamo a mettere le puntine. Ora mi metterò di qua perché comunque è la fase importante questa qui dove dobbiamo essere precisi più o meno con la stesura. Ok, qua vado preciso. Ok, andiamo avanti, qui anche e qui anche ancora. Qui c'è un effetto un po' storto, l'ho risolto al distante e anche qui perfetto sul finale. Ok, diciamo che adesso abbiamo bloccato tutto e il binario è dritto, perfetto, abbastanza dritto, sì. Ok, e questo si può incollare. Ormai aspettiamo qualche minuto, direi di non toccarlo più perché è perfetto, quindi gli appoggiamo su qualcosa giusto per avere un po' di peso. Anche il bicchiere di vino? No, lo bevo prima. Poco. Perfetto, tanto mi preparo il pezzetto qua dietro. Mi preparo già la tima di questo, così nel frattempo che si incolla quello lì mi porto avanti. Ok ragazzi, come abbiamo fatto per quello facciamo anche per quest'altro. Prepariamo la base di colla di Vinavil.
Io direi che ci possiamo fermare qua, ragazzi. Andiamo avanti col video che farò uscire prossimamente e continuerò a fare quello che ho appena fatto fino ad arrivare alla conclusione totale di questo modulo. Ovviamente, una volta fatti questi 3 pezzi, farò la parte alta di qua e poi faremo anche la massicciata. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!